Giampaolo, benvenuto su Radio Rossonera. Buon pomeriggio e bentrovati, ciao. Ti vado subito a chiedere appunto un'opinione sui 3 grandi episodi che hanno contraddistinto Milan-Atalanta di ieri sera. Allora, 3 grandi, direi 2 grandi, mi spiego meglio. Il primo, francamente, live, guardando la partita, io ho avuto la sensazione che De Ron avesse preso il tempo a Reinders, che tra l'altro è molto veloce, però Reinders secondo me si rende conto che De Ron gli prende il tempo e lo carica alle spalle, anche perché dico alle spalle, o meglio sulla schiena, perché poi c'è anche una carica regolare che è quella spalla a spalla, non è questo il caso, e soprattutto regolare se tutte e due stanno lottando sulla palla, per dare un po' di notizie tecniche. Quindi la palla ormai aveva preso il tempo il calciatore dell'Atalanta, e secondo me senza quella spinta, e poi il contatto con Gabbia è assolutamente fortuito, però senza quella spinta secondo me sarebbe arrivata sul pallone. Quindi la cosa semplice, non è un episodio enorme, non sono quegli episodi da gridare allo scandalo, è difficile perché è alto, perché va a valutare l'intensità, però secondo me la cosa più facile da fare in questi casi sarebbe stata assegnare calcio di rigore. Questo è il primo, e devo dirti, francamente, io l'ho valutato così. Sul secondo non ti nego che un pochino mi è sembrato che l'arbitro Di Bello se lo sia portato un po' dietro questo primo episodio, perché secondo live invece penso che tutti, quando dico tutti dico anche i calciatori dell'Atalanta che sono a centro area, chiedono il calcio d'angolo, dicono è nostra la toccata, cioè quindi tutti si aspettano calcio d'angolo. Ma perché? Anche qui guardi, qui il problema è molto semplice a mio giudizio. Miranchuk entra in area, affronta Giménez, e lì chi arriva prima sul pallone. È un po' come quando portiere attaccante, no, ve ne posso citare 10.000, se il portiere prende la palla e poi travolge l'avversario, e non è fallo, perché ha tutto il diritto poi di compiere la fine del movimento. Qui Giménez prende nettamente prima la palla e poi tocca l'avversario. Quel fatto che trascina non c'entra, qua c'entra chi tocca prima la palla, perché se la palla l'avesse spostata Miranchuk, anche se trascina il piede, ha diritto di non farsi male, non deve andare per forza addosso all'avversario, a meno che non parliamo di distanze a 2 metri, inizia a trascinare, è diverso. Quindi secondo me qui la lettura è molto semplice, arriva prima, solo dopo prende l'avversario spostando la palla si vede che viene completamente spostata, va in calcio d'angolo, i calciatori dell'Atalanta chiedono calcio d'angolo e invece viene assegnato calcio di rigore. Anche qui io francamente credo che la decisione più giusta sarebbe stata calcio d'angolo, appunto. Mentre invece l'episodio finale, quello accaduto proprio al termine, no, della gara, tanto che poi l'arbitro ha fischiato la fine. L'episodio finale, e dico, è diverso dagli altri due, perché secondo me gli altri due l'arbitro ha fatto sostanzialmente l'opposto di quello che sarebbe stato la decisione più giusta. Invece nell'episodio finale è un episodio difficile, per carità, grigio, nel senso, sai, falli di mano l'abbiamo visto quest'anno, veramente è una tipologia, ma da sempre per gli arbitri, difficile da giudicare. Però l'episodio finale, andiamolo ad analizzare. Diciamo, quel tocco di mano di Olmo in realtà, che sul braccio sinistro, io noto innanzitutto che non è così scostato dal corpo, noto anche poi, al di là del fermo immagine, che ci dice tanto ma non tutto, perché se il braccio fosse altezza a spalla non c'è dinamica che regge, invece se fosse attaccato alla gamba, uguale, non c'è dinamica che regge, in quanto iniziamo nella zona grigia, e ovviamente la zona grigia inizia da un palmo staccata dal fianco, mano a mano che alziamo il braccio è sempre più punibile, ma questa è abbastanza attaccato. Ma andiamo a vedere la dinamica per capire se è rigore o meno. A me sembra che il calciatore dell'Atalanta voglia ritrarre il braccio invece che andare ad allargare, quindi vedendo la dinamica devo dirti che non lo faccio così punibile, seppur difficile. È un altro elemento che non ho sentito ieri sera, invece noi quando eravamo a Comerciano ne parlavamo sempre, è la sagoma, nel senso, quel braccio è dentro la sagoma, perché che vuol dire?
È ovvio che è un po' staccato, ma è come quando in barriera i calciatori si proteggono la mano con il braccio perpendicolare al terreno, non parallelo, perché perpendicolare sulla faccia e dentro la sagoma. Se invece lo faccio parallelo al terreno c'è una parte che è fuori dalla sagoma, quindi quel pallone, secondo me, se non ci fosse stato quel braccio sarebbe andato in sagoma. Un altro elemento a discolpa del fatto che in un episodio grigio io credo che forse la decisione migliore, seppur difficile, è quella che ha preso l'arbitro. Ti dico una cosa però, lo scrivo, te lo posso garantire, proprio è talmente grigio come episodio che se l'arbitro avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto. A proposito del VAR, l'ultima cosa che ti chiedo è come giudichi fino ad ora l'utilizzo in questa stagione, nella scorsa, di uno strumento come il VAR che fa sempre tanto discutere. Accidenti, mi metti in crisi, nel senso che faccio sempre fatica quando devo come dire, no? Andare un po' quello che io mi sento ancora arbitro, però devo essere onesto intellettualmente. Il VAR quest'anno, sai cosa è mancato? Sai perché non do la sufficienza in questo girone d'andata in Coppa Italia, quello che sta succedendo? Perché quello che si aspetta, secondo me, il calcio, e per il calcio intendo voi, addetti ai lavori, calciatori, allenatori, tifosi, tutto il mondo, gli stakeholder, secondo me tutti si aspettano in episodi simili decisioni uguali. Sì. No? E quindi questa difformità, che mi rendo conto che è difficile perché dal VAR c'è un uomo e quindi è sempre, se mettiamo da parte la goal line technology e il fuorigioco, è ovvio che c'è della soggettività, però è quello che bisogna cercare di ottenere. Quindi questa difformità su episodi simili non dà punti di riferimento agli addetti ai lavori, che non sanno, oddio, interviene, non interviene, questo non va bene. La soluzione? Te lo dico già, perché non ti nego che in queste settimane si è parlato di miopia, sembra una squadra, un'altra, non è vero. La soluzione è bisogna lavorare tecnicamente tanto, perché ho visto degli errori tecnicamente anche facili, non quelli di ieri sera, ma alcune volte veramente io penso, perché mi parli del VAR, io credo davvero che più si lavora tecnicamente, te lo dico per esperienza, io ho avuto la fortuna di avere come maestri Collina, Rosetti, Rizzoli, che sono persone che hanno fatto finale del mondiale, finale europeo, insomma stiamo parlando di un calibro enorme. Si lavorava tanto tecnicamente, bisogna lavorare sulla tecnica, questa è la verità. Giampaolo, io ti ringrazio e buon lavoro e a presto su Radio Rossonera. Grazie a voi, a presto, grazie. Salutiamo Giampaolo Calvarese, ex arbitro e commentatore arbitrale in questo momento di Prime Video.